Ciao ragazzi, bentornati. Oggi sono in trasferta a casa di Carlo perché siamo alla puntata numero 2. Oggi abbiamo una cosa particolare. Sì, dai. Molto particolare. Allora, la vedete qui? È un ibrido, diciamo. È un ibrido, esatto, è un ibrido. Volevamo, non limitarci solo all'ambito della fotografia analogica e quindi giustamente Carlo ha detto mi è arrivata la Phase One e quindi gli è arrivata già da un po', da quant'è che ce l'hai già? Un mesetto. Un mesetto che lui la testa, quindi abbiamo aspettato un attimo per trovarci, per fare il video e quindi oggi vi parliamo di questo strano oggetto che Carlo ha tra le mani, ovvero la Phase One 64, come si pronuncia? 645, no, sì, non 645, 645. Ma vuoi anche dire sì, comunque non so quando è in gergo. 645. 645 DF. Ok, allora la Phase One, che devo dire che è su corpo Mamiya, perché è un accordo che si fece all'epoca e comunque ancora oggi è valido con la Mamiya, dove la Phase One avrebbe la Mamiya concesso i loro sensori con, diciamo così, l'attacco privilegiato loro, sì. Anche se poi Phase One lo puoi, i sensori Phase One li puoi adattare e ci sono anche con attacco Hasselblad e attacco Kiev, tra virgolette, quindi si possono adattare, però nasce prettamente su corpo Mamiya. Precisazione: Phase One è un brand che forse tutti conoscete perché il software Capture One, che per esempio io uso sempre per scattare, perché è il software che permette di scattare in tethering, quindi fondamentalmente chi lavora in studio lo usa tantissimo. Poi questa qua è perfetta per quel tipo di utilizzo. Quindi è obiettivamente il leader del mercato per questa cosa, per la quale è più particolarmente famosa il brand Phase One. Ciò non toglie che sia diciamo una nicchia di mercato particolare, perché loro producono corpi macchina che hanno grandissimi formati, quindi fondamentalmente sono corpi macchina adatti per grande formato, fanno anche grandi formati. Sì, anche grandi formati. Diciamo che ecco, è un target di budget di base elevato, altino, ok, cioè arriviamo veramente a corpi macchina da 50.000 euro, 60.000 euro, quindi ecco, non quelli che le persone normali. Credo che l'ultimo sensore da 100 megapixel, solo il sensore costa sui 16.000, mi sembra, ecco. Una cosa del genere. Ok, stiamo parlando di una fascia di mercato dedicata a settori specifici, quindi o iperpubblicità che deve stampare su formati enormi, oppure magari appunto cose geo qualcosa, aerospaziale, queste cose qua. Molto particolare, esatto. Come quindi di base è settoriale, ecco. Diciamo che questa unione è nata anche, secondo me, lo dico io perché non è che non lo dicono loro, secondo me è anche un modo per avvicinare a diciamo, non dico al mercato consumer, perché è impossibile, però a un mercato, una nicchia un po' più aperta, sì. Più vasta per i loro prodotti, sì. Perché comunque Phase One ha sempre lavorato sul professionista, e diciamo che questa qui è una macchina comunque professionale, cioè nel senso che fotoamatore che si compra la Phase One, forse adesso che sono abbassati i prezzi e riesce a comprarti questa, ma per quando è uscita questa o comunque quella nuova che è appena uscita, no, cioè il fotoamatore o veramente già soldi da buttare, sì. Perché non la sapresti neanche valorizzare, nel senso che sono corpi molto particolari, anche sensori molto particolari, perché hanno una gamma dinamica molto più ampia, il colore non è tendenzialmente come tutte le macchine che conosciamo, 8 bit e su 16 bit, quindi c'hai anche una risoluzione, hai una profondità di colore molto diverso, quindi insomma è una macchina che sarebbe un po' sprecata per certe situazioni. E questa è molto particolare perché nello specifico è appunto una macchina ibrida, ok? Quindi può lavorare sia in digitale che in analogico. Allora, diciamo che la macchina è formata da due corpi completamente distinti. La prima parte è questa qua, ok? Lasciando stare l'obiettivo che tanto cambia poco. Questa parte qui che diciamo che potrei dire che è analogica, cioè i tasti e le impostazioni che puoi dare al corpo macchina sono esattamente quelli che troveresti in una macchina analogica. Cioè qui puoi variare solamente il tipo di esposimetro, il tempo e il diaframma, punto. Cioè non c'è nient'altro. Esatto, il controllo degli ISO eventualmente in digitale è anche sul pezzo retro. Esatto, che noi ci arriviamo.
E dietro c'è il controllo degli ISO, della temperatura colore, cioè tutte le cose che noi conosciamo nell'ambito digitale, ok, sono tutte fatte dalla parte del sensore. Ecco perché dico che è un'ibrida, perché sono due macchine distinte. Infatti vanno batterie per la macchina, vanno batterie per il sensore, comandi e accensione del sensore e accensione della macchina fotografica. Sono proprio due macchine completamente distinte, quindi lavorano insieme con i contatti a caldo che sono qua sotto, che comunicano, e semplicemente in questo caso, per esempio, l'unica cosa che c'è in comunicazione è ovviamente tempo diaframma, ma che l'ottica se ha l'otturatore centrale o no, che poi arriviamo nello specifico dopo, perché la macchina è meravigliosa anche in questa cosa. Se tu faccio una premessa, come ho detto, il corpo è in realtà Mamiya, quindi qualunque ottica Mamiya, anche quelle vecchie, ci puoi montarle sopra, ok? E la macchina, il sensore riconosce in automatico se l'obiettivo è con l'otturatore centrale, per intenderci stile Hasselblad, o no. In automatico decide lei come gestirsi. Se l'obiettivo è tradizionale, quindi senza l'otturatore centrale, automaticamente lei muove le tendine per sopperire. E ovviamente questa cosa fa sì che il tempo di sync eventualmente sia molto diverso, nel senso che abbiamo detto che è un 160esimo, se ricordo bene, per le ottiche standard, invece quelle che sono LIF arriva fino a, abbiamo detto, quanto ho detto? Un 1600esimo. Un 1600esimo che identifica quando c'è l'otturatore centrale. Esatto. In questo caso Carlo ha preso il sensore da 39 megapixel. È l'ultimo nato Kodak, è praticamente il P45 più, sì. È praticamente un vecchio sensore, perché è vecchio, è un vecchio sensore CCD, quindi non CMOS come siamo abituati noi oggi ad utilizzarlo nella maggior parte delle macchine fotografiche. Infatti è un sensore nato per essere usato a bassissimi ISO, infatti è autolimitato, nel senso che è limitato da 50-800 ISO, però vi do un consiglio, dai 400 in su non vale la pena, cioè io arriverei massimo a 200, cioè ve lo dico proprio, c'è molto rumore, cioè è un sensore che se tu scatta 50-100 ISO hai una gamma dinamica e una profondità del colore che ti assomiglia veramente non a un medio formato ma a un grande formato, ci fai delle cose incredibili. Soffre tantissimo, ma come tutti i sensori CCD, quando alzi gli ISO. Però detto questo, tendenzialmente questa è una macchina da studio, quindi non è un problema nel 90% delle persone che all'epoca l'avevano comprata, perché comunque tendenzialmente in studio sei obbligata spesso a chiudere il diaframma per avere quindi non è un problema. No, a 100 ISO ce la fai tranquillamente, eventualmente aumenti la luce. Ecco, casomai nel mio caso, che uso la luce diurna, è un po' più un problema. È un pochino più complicato. Infatti oggi abbiamo scattato, adesso vedrete un po' di backstage della giornata di oggi, abbiamo scattato bene o male con dei tempi tendenzialmente lunghi, quindi addirittura in certi casi è un 30esimo, che insomma essendo giorno, diciamo che anche perché tendenzialmente dovete capire una cosa, tutte le macchine, questo è un discorso che faccio per tutte le macchine, non solo per questa macchina qua, tutte le macchine medio formato hanno delle ottiche che tendenzialmente la massima apertura è 2.8, arrivano proprio con difficoltà a 2, ma sono costosissime, sono delle cose particolari. Perché questo? Perché in realtà più aumenta la grandezza del sensore, più diminuisce la distanza, la profondità di campo. Quindi se noi avessimo sulle medio formato delle ottiche 1.5, 1.8, ragazzi, non riusciresti quasi mai a mettere a fuoco, cioè avresti un micron di messa a fuoco, quindi tendenzialmente massimo 2.8 riesci a trovare. Considerate che un'ottica che io trovo meravigliosa, che è questa qua della Carl Zeiss, che è un 60, è un 3.5, e la media delle ottiche è questa, perché comunque più aperta sarebbe praticamente avresti uno sfocato che forse non riuscissi neanche a controllare, non riuscissi a gestire. Infatti sono quelle che la Schneider ha fatto, sono un 55, un 80 e un 110, tutte F2.8.
E sono tutte con otturatore centrale in quel caso Sì. lì, perché sono dedicate. Esiste anche l'equivalente, diciamo, più economico della Mamiya, che invece sono quelle senza Sì, ottica esatto, centrale. senza otturatore Ok. centrale, sì. Poi io che sono un malato mentale mi sono preso l'adattatore per montarci le lenti Hasselblad, ma questo poi Vabbè, non è una brutta idea, obiettivamente avendole, insomma, no, già che ce le abbiamo, non cacciamola via. Vedo che hanno una resa migliore su alcune cose, le lenti Sì. vecchie, ma poi Questo qua abbiamo detto che bene o male, come gamma dinamica, siamo circa intorno ai 12 stop. Sì, più o meno siamo 12 Sì. stop, sì. E considerate che appunto essendo un sensore a 39 megapixel, bene o male, siamo su un formato insomma abbastanza importante. 5 49,1 per 36,8 mm. Allora, praticamente sarebbe il vecchio 6,4,5, Sì. ma un pochino più piccolo, Sì. ok? Quindi diciamo che secondo me si sono appoggiati con Mamiya anche per questo motivo qua, perché Mamiya era specializzata su questo tipo di taglio, anche se non è l'unica che faceva questo taglio, Sì. che è il 6,4,5, perché Hasselblad la conosciamo per il fumato quadrato, Sì. altre facevano un 6,4,5, ma non avevano la stessa, diciamo, qualità costruttiva, perché comunque all'epoca io sono nato come fotografo negli anni 90 a Milano. In studio il medio formato o c'avevi Hasselblad o c'avevi la mia, sì. cioè le altre sì, belle le biottiche, Sì, Yashica, però impossibile, sì. però Per il discorso anni, del cambio dei dorsi sempre, vero? certo, esatto, infatti, cioè, io adoro la Pentax 7, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, sì, ma infattibile. nasce perdente per certi tipi certo, di scatti, certo. poi vincente per altri motivi, Sì. però per scatti di studio c'è chi usa Mamiya, c'è chi usa Hasselblad, quindi sì, fine della storia. Sì. quindi hanno fatto questo accordo, quindi in realtà questa qui è marcata Phase One, ma in realtà se volete esiste l'analogo spendere esatto. meno, o chip fino a un certo punto, no, cioè è uguale all'elettronica, cambia qualcosina, ma non tantissimo. Se volete spendere un po' meno potete prendere il corpo Mamiya, che è esattamente lo stesso, identico, diciamo che appunto di meno, la cosa figa è che qui tu puoi effettivamente scegliere il sensore che ci metti dietro, e quindi passiamo da sensori più piccoli a sensori effettivamente abbastanza. Cioè il vantaggio di questa macchina che io mi sono preso, perché io adoro l'idea della CC Kodak, perché secondo me come colore è meraviglioso, ma è una questione di gusti. Però io domani botta di culo, c'ho i soldi così li cago. Posso tranquillamente comprarmi un sensore non come questo, perché anche se è una resa meravigliosa comunque c'ha i suoi anni. Posso comprarmi un sensore moderno senza cambiare macchina, certo. Cioè io amo l'impugnatura, amo la sensazione che mi va a scattare, non devo cambiare la macchina. Sì, sì. Cambio C'è attacco questo. dietro. Infatti ve lo dico chiaramente, se andate su eBay solo il corpo, cioè senza ottica, senza questo, lo trovate tranquillamente su 400. Sì, anche meno secondo me. Su 400 euro te lo dà benissimo, non come nuova. Trovi anche a 300 euro, ovvio, dipende dalla qualità, comunque della come è tenuta. Sì, su 400 la trovate come nuova, sì, ok? Sì. Perché in realtà il costo reale lo fa quello che c'è, certo. che c'è dietro. Che questo sensore, in base ve lo dico già che ci siamo, in base a come è tenuto può variare dagli 800 fino ai 1600, perché questo qui per esempio che mi è arrivato dal Giappone, che i giapponesi tengo tutto come le reliquie, e solo il sensore mi è costato 1600. Sì. Quindi comunque diventa un corpo macchina non propriamente economico, è molto pesante obiettivamente, è veramente tosto da tenere su. Però ammetti che è abbastanza comodo, perché questa maniera sì, anche perché è abbastanza strettino, quindi effettivamente la mano sotto la riesce a mettere. Infatti è un po' più corta dell'Hasselblad, infatti nell'adattatore lo sposta di 2 centimetri, perché se no non mette a fuoco. È ovvio. E tra l'altro devo dire, sistema di messa a fuoco notevole. Per l'età che ha, notevole, è veramente tanta roba, è veramente veloce, molto più veloce di tante medio formato moderne che sì, notevole, onestamente comoda. Davvero. Ecco, una cosa che voglio dire, allora, il sensore è, come ho detto, è un corpo a parte, quindi quando lo accendi parte con tutte le sue impulsi per capire che tipo di cosa c'ha davanti, che tipo di impostazione c'è davanti. Ecco, quando monti un'ottica autofocus come questa qui con
l'otturatore centrale, ci mette un po' a partire. Perché deve fare tutto Perché deve fare tutti i suoi ragionamenti. Questo ve lo dico perché se ci monto quello, praticamente dopo 2 secondi è già Sì. pronta. Cioè Sì. riconosce che davanti non deve fare più di tanto Sì, e quindi quindi parte subito. Allora, vi faccio vedere il menu in realtà quanto è realmente semplice, perché non ha tante cose da fare. Come vedete abbiamo la cosa degli ISO, dove come vedete va da 50 a 800, ok, niente di più di quello che avevo già detto. Qua abbiamo la temperatura colore, ok, e qua ci sono ovviamente le varie tipologie di impostazione. Io vi do come consiglio, se ce l'avete, se volete comprare, di non lasciarla in automatico, perché come tutte le macchine di una certa epoca non è precisissimo. Cioè un set basta che spostate di 2 centimetri nell'ombra e vi fa venire, vi passa dal 5007 al 4002, perché purtroppo certe cose non ce la fa. Dalla parte c'è Play, che semplicemente vede le fotografie che si sono appena fatte, ok, quindi molto semplicemente. E un attimo che devo resettarla, e poi da qua semplicemente, che adesso se me la fa vedere, vabbè, me la chiudo un attimo, tanto non è un problema. Ci sono le impostazioni invece per entrare nel menu, che come vedete è molto scarno, cioè veramente, cioè c'è solo 3 impostazioni di base, che poi adesso evito di entrare dentro, perché vi assicuro che sono veramente scarne come impostazioni, cioè giusto la formattazione, l'ora, le cose, ma è molto basica come menu. Allora, colore bellissimo, bisogna dire. Il colore è quello che mi ha fatto scegliere di prendere questa macchina fotografica, perché questo sensore, perché è come il Kodak, come proprio il classico colore Kodak. Infatti è molto analogico come colore. Sono quello vedere sfocato. Bellissimo, molto morbido. Ma guarda sulle alte luci, in realtà. Perché poi tu la vedi sul monitor vecchio. Certo. Quindi tu vedi proprio un contrasto molto più acceso. Invece è molto più morbido, sì. Devo dire anche il bruciato non mi infastidisce per niente. Bello bruciato. Bella. E e da qua cominciamo con quelle Hasselblad. Bella questa. I colori sono completamente. E non so se ho notato, la luce è la stessa, sì, ma guarda la copertura completamente diversa. La luce riesce a gestirla molto meglio quella dell'Hasselblad. Sì. Infatti mi sa che l'Hasselblad è come lenti, ragazzi, sì. La Carl Zeiss non c'è un cazzo. Allora gestirla 1000 volte meglio. Bella. Guarda anche l'occhio che catchlight che c'è, molto bello. Sì. Bella anche questa, un po' sfocata ma bella. Bene, vi abbiamo fatto vedere un po' di scatti che abbiamo fatto. Ovviamente sono pre-elaborazione, quindi quelli sono esattamente come usciti dalla camera. E adesso qua in sovraimpressione magari vi mettiamo qualche scatto elaborato. Sì. Ovviamente quelle che vedete elaborate di oggi sono state, in buona parte saranno in bianco e nero, perché c'è Carlo, quindi per forza. Quindi insomma questo direi che è quello che possiamo dire. Io se sei d'accordo, per loro ne lascerei una semplicemente convertita in JPEG, sì, per far vedere proprio i colori, esatto, perché uno sceglie un sensore CCD vecchio, esatto, della Kodak, esatto. Io lascerei semplicemente convertita, in modo tale che vedono proprio i colori. Ve la mettiamo qua in sovraimpressione un paio, e in modo che vi rendiate conto proprio di quella che è la resa, senza nessun tipo di intervento da parte nostra. E obiettivamente direi che quelle ottenute con la lente Zeiss, come dire, sono notevoli, ecco. Quindi ha una gestione migliore nelle altre luci. Sì, è vero, sì, sicuramente è vero. E basta, detto questo direi che vi abbiamo fatto una panoramica. Ci vediamo alla prossima, vedremo cosa vi porteremo. Grazie a tutti. Ciao. Ciao.